Ciao ragazzi, bentornati qui sui nostri acquisti. Oggi è episodio speciale Anniversary Edition. Abbiamo fatto 2 anni insieme di fidanzamento e niente, quindi c'è anche G, ovviamente, ci Ciao. mancherebbe. Sai com'è? Allora, questo episodio è abbastanza ricco perché appunto abbiamo fatto l'anniversario e il nostro caro Fablinker mi ha detto per il nostro anniversario dice andiamo a Bologna, facciamo un giro a Bologna, nel mentre c'è pure la bottiglia che esplode, sì. vabbè. E compri tutto quello che ti piace, ecco. Tra parentesi compro perché tanto... Sì, perché forse ho comprato più lui che io, non lo so, forse mi sa che siamo in realtà 50 e 50. Sì, mi ha fatto un po'. Quindi cosa che che era meglio forse che non mi diceva e vabbè, partiamo col primo gioco, questo è per te in realtà. Sì, questo l'abbiamo preso da Game Life, Tartarughe Ninja, Shredder Revenge, gioco bellissimo, mi è piaciuto tantissimo all'epoca, giocato su Game Pass, tu devi ancora giocarlo, ma lo farai? Non penso che lo farò. Non lo farai? No, perfetto. semplicemente non mi piacciono le tartarughe ninja, anche quando da piccola passavano in TV il cartone animato non gli ho prestato mai così tanta attenzione. Allora, ti dico che anche a me non piacciono, nel senso che non seguo i cartoni delle Tartarughe Ninja, non seguo i film, però vabbè, per l'occasione con Game Pass ho provato questo gioco e devo dire che è fatto benissimo, è stradivertente, ha un sacco di roba, cioè veramente fatto molto molto bene, molto divertente soprattutto, cosa importante che manca a volte nei giochi di oggi, proprio il divertimento. Al netto di una grafica ovviamente retro, fatta apposta, vabbè comunque l'abbiamo preso tipo a 8 euro, so che vale molto di più, sui 20, quindi ho detto perché no. Quindi alla fine ne abbiamo approfittato, insomma, per 8 euro non ce lo siamo fatti sfuggire. Questo l'abbiamo preso a Bologna da Chex, Formula 1 2001, edizione limitata, con tanto di DVD gratuito dentro, che avevamo già in realtà, perché avevamo trovato dentro un lotto. Sì, che tra l'altro l'avevamo fatto anche vedere tempo fa, che ne Esatto. avevamo parlato, che appunto che è questo c'erano... qui. Sì. Mi sa che ci sono tipo le gare che tu puoi vedere forse da ogni singola ripresa, non mi ricordo, una roba del genere. Sì, ha questa cosa molto particolare che tu vedi l'anno 2000, il mondiale del 2000 di Formula 1, vedi tutte le gare con le riprese, cioè particolari, cioè proprio anche dai box, anche ci sono diverse riprese carucce. E questo DVD l'avevo già in un lotto trovato così a caso. Poi sfuso, ovviamente. Allora, visto che era messo meglio quel DVD, abbiamo fatto a cambio, l'abbiamo messo qua dentro e il DVD l'abbiamo già venduto tra l'altro, tipo a 3 euro. E quindi in realtà questo è gratis perché l'ha pagato tipo 2,50 euro. Sì, infatti, quindi bene così, insomma. Sì, io sono contentissima. Questo è un Blu-ray che io devo ancora vedere in realtà. Tu l'hai già visto. Vabbè, perché lo recupereremo. ti piace. Sì, allora raga, come sapete io sono amante di horror e così come i videogiochi vale per i film, il mio genere preferito. Non potevo non farne a meno, anche perché l'abbiamo pagato tipo 4 euro. Sì. Sempre da Chex, ovviamente. Chex ragazzi ha dei prezzi ogni tanto belli. Sul retro, sul nuovo lasciate perdere. No, madonna. Sul nuovo fanno abbastanza Però, cagare. per quanto riguarda retro e DVD, cioè DVD voglio dire Blu-ray, conviene tantissimo, ovviamente dipende anche il titolo. Sì. Però tipo ce ne sta uno che adesso ve lo farò vedere che l'abbiamo pagato solamente 2 euro. Esatto. Cioè, e magari vale anche di più essendo Blu-ray, questo non lo so, però 2 euro di Blu-ray che fate nei privi, no? After Earth. Sì, che anche questo è un bellissimo film che ovviamente tu non hai visto. C'è il buon Will Smith con suo figlio, tra molto l'altro. bello come film, quindi ce lo guarderemo. Ce lo guarderemo perché io da un pezzo che lo voglio guardare, lo voglio recuperare. Molto molto carino. Tra l'altro Blair Witch c'è anche il gioco che vorremmo recuperare prima o poi, non ce l'abbiamo in edizione fisica. Quindi prima o poi lo prenderemo, anche perché è di Bluebird Team, quindi ci piacerà sicuramente. L'avevo provato ai tempi con Game Pass ma poco e non l'ho mai finito, quindi insomma sarebbe da provare, da comprare. Questo è un altro Blu-ray sempre da Chex. Sì, volevo in realtà io il cofanetto di tutta la saga di The Conjuring, dove appunto c'è incluso anche The Nun, Annabelle eccetera eccetera.
solo che raga costa veramente un fottio di soldi, veramente un fottio, specialmente appunto il Blu-ray, quindi ho detto li recupero singolarmente, qualcuno già ce l'ho, tipo ad esempio The Nun 2 se non sbaglio, o il primo forse, quindi li sto recuperando a poco quando li trovo nei negozi a ottimo prezzo, oppure direttamente su Vinted, magari c'è quello che lo vendo a €1, con la spedizione mi verrebbe a costare €3 totale, ci sta. Quindi questo è stato uno dei primi che ho trovato in realtà nei negozi, perché nei negozi non li trovo mai. No, purtroppo questi, cioè, diciamo che i giochi sì, i Blu-ray horror a volte vanno anche, come dire, diventano anche rari perché non vengono tanto commercializzati. Un caso è Autopsy, che abbiamo recuperato, dobbiamo ancora far vedere se non vado errato. Stai dando già uno spoiler, raga. Vabbè, l'abbiamo recuperato a €5 il Blu-ray in italiano, ma varrebbe quanto? 50 euro. 50 euro il Blu-ray di Autopsy. Quindi questi horror a volte hanno dei prezzi un po' fuori mercato, però ci sono magari in certi negozi che li trovi ancora a buon prezzo. Sì. Oppure certi mercatini o quello che volete. Poi questo qui lo dovevo far vedere io in realtà tempo fa, che l'avevo comprato la versione standard, ovviamente, Vero? standard. Non l'ho fatto più vedere perché volevo completare tutta la saga e poi farvela vedere tutta ad un pezzo. Però siccome abbiamo recuperato questa da Chex, e che tra l'altro è bellissima questa steelbook, Madonna, la versione bassa me la venderò, quindi a sto punto ve la faccio vedere visto che fa parte dell'anniversary edition. Esatto. Quindi ci sta. John Wick, tra l'altro, serie fantastica che anche io ho recuperato in un secondo momento. Grazie a chi? Grazie a moi. Grazie agli astri del cielo. Raga, purtroppo lui ha visto, nella sua vita ha visto diversi film, tra l'altro anche forse i più famosi, perché ce ne sono tanti famosi. Vabbè, quelli che tu non hai visto io ho visto, che c'è alla fin dei conti. Però ci sono molti film e molte saghe che tu al contrario non hai visto, e che quindi ti sto addentrando piano piano. Magari sai, partivo prevenuto, perché a me i film action faccio un po'... dipende, cioè nel senso, cioè tipo magari mi guardo un Titanic, ma tipo John Wick, non so, non mi ha mai dato l'impressione di volerlo, cioè sì, volevo recuperarlo, però ho detto quando poi ci sarà il tempo. Sì, praticamente una sera eravamo su Amazon e io ho detto guarda, vediamoci John Wick, perché Amazon, non lo so, è una piattaforma strana che cioè non è che ti aiuti poi così tanto a scegliere un film, perché poi ti fa vedere sempre gli stessi film che già hai visto. Sì. E di film nuovi non te ne fa vedere, cioè non sponsorizza bene, ecco, per concretizzare, no? E sintetizzare. E quindi avevo visto John Wick, io ho detto sai che ti dico, ce lo vediamo? No, ma non mi va. E io ho detto no, invece adesso ti obbligo perché io so che ti piacerà. E così è stato, ho fatto bene ad obbligarlo. E abbiamo visto tutti i capitoli di John Wick. Pure ballerina cappuccina. Esatto. Tra l'altro. Poi questo qui, raga, sempre da Chex, è l'ultimo dei film, così poi vi lasciamo direttamente a tutti i giochi. Altro film che voglio far vedere a Fablinker, molto presto lo recupereremo. Che Fablinker lo conosceremo prima, questo tizio, sì, io non l'ho mai visto. Pure questo è un film che io adoro, perché quando ero piccola avevo addirittura la VHS, se non erro, e lo guardavo molto molto spesso, perché vabbè, ai tempi avevi quei film e te li guardavi a ruota perché non sempre potevi comprarli, e quindi insomma è un film che c'avevo nel cuore, volevo recuperare il Blu-ray e mi sono sempre tenuta, diciamo, un po' così nel comprarlo, ero un po' restia perché aspettavo cioè magari tipo un'edizione speciale, che ne so, una ristampa di un qualcosa di speciale, perché su Vinted queste edizioni un po' così valgono un pochetto. Questa infatti vale sui 35-30 e l'abbiamo presa a soli 10 euro, sempre da Chex, è messa stra bene. Ragazzi, Chex regala emozioni e non cessi, quindi è una roba importante questa. Ecco, questo è lo slogan che si dovrebbero acquistare da noi. Poi questo è un titolo che gli ho fatto vedere io nei giochi Nintendo Wii e subito mi ha detto ma si può giocare in due? Allora gli ho detto certo che si può giocare in due, e allora sì che si compra. Praticamente c'è anche la bustina in omaggio, c'è anche il prezzo tra l'altro, 6 euro. Vedo spoiler. No, però in realtà non è costato 6 euro. Sì che costa 6 euro. Vabbè, comunque mi sono dimenticato il prezzo, era 6 euro veramente. No, comunque è un gioco per la Nintendo Wii che tu praticamente guidi le macchine classiche dei Gran Premi, cioè da quello che si è capito, e dobbiamo ancora provarlo in realtà. Quindi questa cosa di guidare macchine classiche un po' vecchiotte in cooperativa sui circuiti, ho detto vabbè dai, sai che c'è, ce lo prendiamo, ci facciamo qualche partita, poi se fa schifo non è un problema.
c'è sempre Vinted. Sì, infatti, Però di sì, base... Però provarlo. Perché in realtà ci sarebbero altri 2 giochi che abbiamo comprato con l'anniversary, con il nostro Anniversary Edition. Il problema è che li abbiamo già provati e venduti effettivamente. No, uno no, ancora no. Che uno era tipo Outward e uno era Balan Wonderworld. Balan Wonderworld, ragazzi, bocciatissimo. No, quello in realtà l'avevamo comprato prima e forse l'avevamo anche già fatto vedere, se non Ah, erro. può essere, Solo vabbè. che raga, l'avevamo provato e giustamente io d'altro dopo ieri. 5 minuti ho detto no, guarda, lasciamo perdere, vendiamolo No, perché... non ci piace la cooperativa Non- come è fatta. No, proprio. ma poi anche il gioco in sé mi aspettavo qualcosa di diverso, invece è proprio una cagata, cioè Sì. devo essere onesta, senza offendere nessuno, ecco. Mentre Outward è un gioco anche carino in realtà, però Sì. è invecchiato così male che Mm-mm. avevo già mal di testa, poi con sto caldo proprio no, sai che c'è. Ma a parte che giocarlo su schermo condiviso era anche un po' Non scilotto, si leggeva perché niente. si leggeva un po' male, nel senso la schermata era quel che era, quindi ti sforzavi anche, ci siamo Sì. dovuti mettere Davanti alla TV. alla TV con le sedie perché c'erano le scritte davvero piccole, quindi insomma... Però Outward in realtà oggettivamente sembra un bel gioco, Sì. però non è nelle nostre corde a quanto Diciamo pare. che non lo vogliamo giocare single player, ecco, perché non l'avevamo preso con No, lo scopo di sì. giocarlo in 2. Così come ad esempio ora abbiamo iniziato Sackboy. Quello è PS5. bello. L'abbiamo iniziato, raga, ci stiamo impallando di brutto. Ogni sera ci mettiamo lì a giocarlo. Cioè, siamo già a metà ormai del gioco. Ci stiamo divertendo di brutto. In 2 giorni siamo già a metà. Che noi diciamo Cioè, che per far capire quanto... questi giochi così li prendiamo anche per giocarli insieme, passarci Certo, un po' la certo. serata, ecco, prima di andare a dormire. Certo. Poi, questo qui lo volevo io perché l'avevo visto e mi intrigava da morire il retro. Anche me ha sempre intrigato in realtà Dalle questo fotucce. gioco. Guarda Sì. che bellini che sono. Red Steel. Sì, l'avevamo preso tipo a 3 euro. Sì, è una roba del genere. 3, massimo 4. È messo benissimo, tra l'altro. Sempre da Chex, ovviamente. Tutto da Chex per il momento. Sì, sì, sì. Tranne una cosa da Game Life. Onestamente ho detto, sai che ti Sembra dico, proviamo a interessante. prenderlo perché c'era poi a parte solo questo, non c'era su altre console. Poi, tra l'altro, c'è anche Eh. il secondo Red Stealth, dicevo prima, era Red Steel. Sì. Red Steel, c'è anche il secondo. Però proviamo questo primo capitolo, vediamo Sembra com'è. interessante. Sembra interessante, sì, molto devo dire. Questa cosa non so, sta copertina mi fa... Sì, vero, ti intriga. Questo, ragazzi, è un gioco di merda, già ve lo dico. Ma come? Ma sì, ma Perché l'hai sicuramente. Ma perché è un gioco di macchine, volevo provare, tanto ve lo dico, costava €1, cioè se no non l'avrei preso. Però di base, perché dico che è un gioco di merda? Non perché parto prevenuto, cioè o meglio, sì, parto prevenuto, ma ho i miei motivi, ragazzi, non è che parto perché sì, cioè, capito? Phoenix Games, che tra l'altro ci ha fatto un video, Knucklin, che mi sono visto con Yotobi, Sì, sì. che mi sono visto tutto, mi ha fatto morire da ridere, quindi ho detto vabbè, quando trovo questi giochi della Phoenix voglio provarli, sono curioso, tanto costano €1, male che vada, e allora al massimo me lo vendo. Però dai, questo di Unit, a me poi ragazzi piace i giochi di macchine, il drift di conseguenza, ho visto Drift Racing, vabbè, per €1 lo compro, Ma insomma. sì, dai. Non è un problema. Mentre questo è un po' un gioco dell'infanzia, della mia infanzia, Crash and Suzuki Racing. Ci giocavo con un amico, l'ho visto a €1,50, ha messo molto bene, ho detto vabbè, prendiamolo. Che poi, adesso che hai aperto la copertina, ho visto che c'è l'incastro per la memory card. Mi sto ricordando che noi avevamo Sì. preso un altro titolo, ovvero Ratchet Clank 2 Esatto. per PS2, appunto. Il problema è c'era dentro anche la memory card, solo che siamo andati in cassa, poi non ce ne siamo accorti, usciti dal negozio, uno ci hanno tolto la memory card. Cioè, se Sì. non la dovevi vendere col gioco, la toglievi a priori dalla custodia, non che la Esatto. lasci esposta col gioco. Perché Vabbè. ce ne siamo accorti che eravamo già dall'altra parte di Bologna, Esatto, nel senso vabbè. che in un altro centro commerciale, eravamo in un centro commerciale a Casalecchio di Bologna, tra l'altro, e quello era Bologna Chex, quindi insomma ormai ho detto vabbè, Vabbè, che pazienza. tanto ho visto che poi valeva €20 su Vinted, l'ho pagato 12, Sì. 12, sti cazzi. E poi, raga, cosa aggiuntiva che è peggio della memory card che è assente, no? Vabbè, quella Il pazienza. disco, cioè tu prendi la custodia classica del gioco, quella Ecco, base, mm. apri, c'è il disco Platinum, ho detto no vabbè ci risiamo, qua tipo GameStop, non è Io- possibile. Io cos'è che ti ho detto? L'ultima volta che mi è successo con GameStop poi ha fallito. Esatto. Quindi ho un brutto presentimento. non tiro sfighe, però cazzo, cioè. Ma se ti compri il gioco base, non te lo controllo perché mi fido. Perché alla fin dei conti
parte che era un caldo che si moriva, ma Sì. dettagli, cioè, porca puttana, tutto è giusto, tutto è giusto. Quello che mi interessava di più, perché cazzo Ratchet Clank 2 per PS2 originale, 12 euro, bellissimo, e no, c'è il Platinum. Ecco perché costava 12 euro. Cioè, Però lo potevano comunque scrivere in copertina, guarda, cioè tipo custodia classica, disco Platinum, no. E quindi niente, siamo costretti a venderlo, quindi lo trovate sul Vinted di Fablinker. perché a noi i giochi Platinum stanno sul cazzo. Ma purtroppo Severo, è una ma giusto. malattia? Sì. No. Ci piace la malattia che abbiamo? Sì. Quindi allora questo l'abbiamo preso in un posto un po' particolare. Soccer Life, non so neanche se funzioni effettivamente, devo ancora provarlo tra l'altro, quindi stasera lo proviamo. No, perché è successo tutto molto stranamente. C'era questo negozio in un paesino qua vicino a noi che praticamente vende roba usata. Tra l'altro sempre quel giorno dove ci siamo passati per caso, Sì. e non l'abbiamo preso quel giorno in realtà, l'abbiamo preso Però 2 giorni fa parte dopo. di quel giorno, adesso vi spieghiamo Sì, perché. perché avevamo preso praticamente una Barbie. Ah, devi far vedere la Barbie. Sì, vabbè, dopo la andiamo a prendere. Avevamo preso una Barbie, spoiler, e avevamo preso un mini CD, cioè un mini lettore CD, quelli sì, belli che si usavano negli anni 2000, raga, è il terzo che compriamo, Non ne posso più. è il terzo che non funziona. Io non ce la facciamo più. Io non ce la faccio più seriamente. Tra l'altro, prima di fare tutte queste spese per sti lettori, io avevo chiamato mia mamma dalla più profonda Sicilia e ho detto: mamma, ma non è che per caso c'hai ancora sto lettore famoso? Che mi ricordo che era un po' rotto, c'aveva tipo la custodia che non si chiudeva bene, però il CD tu lo mettevi e andava tranquillamente. Almeno quello. Ho detto: vabbè, lo voglio perché lo uso in casa, magari che ne so, quando faccio palestra, quando sono in casa che faccio cose. Me lo metto con, perché poi c'è pure l'aggancio per attaccarlo nei pantaloni, Che eccetera, figata. eccetera. Quindi ho detto: me lo metto lì con le cuffie, mi sento la mia musica senza disturbare nessuno. Oh, mia mamma, non l'ho buttato. Bene, ti ringrazio. Allora che abbiamo fatto? Ogni volta che andiamo nei mercatini dell'usato ne compriamo sempre qualcuno perché stanno a prezzi stracciati. Sì. Puntualmente non funzionano e mi sono stancata, quindi penso che non ne comprerò È più. già il terzo che compriamo, è già il terzo che non funziona. Vabbè, comunque, è una roba veramente disarmante. Vabbè, comunque alla fine gliel'abbiamo riportato. Sì, dopo 2 essendo che non giorni. funzionava. E ci ha dato questi 2,50 euro indietro, che erano un po' il seme della povertà. Sì, praticamente. Allora abbiamo comprato questo che costava 50 centesimi più Ti faccio vedere. Barbie stampa e gioca. Tu mi dici, che cazzo te ne fai? Bella Niente, domanda. raga, Però non per me ne faccio niente, collezionismo. però per collezionismo, perché io sono amante di Barbie, principalmente sono amante dei cartoni animati e delle Barbie degli anni 2000, e infatti c'ho una collezione di DVD di quegli anni, perché poi da una certa hanno cominciato a fare schifo e sono diventati davvero per bambini, perché vuoi o non vuoi, quelle Barbie, ora io qua vi sto facendo la storia delle Barbie, ma non mi interessa, quelle Barbie sono molto più mature, quelle degli anni 2000, sono molto più adulte, anche le storie dei cartoni animati, vi sembrerà assurdo, ma gliel'ho fatte vedere anche a Fablinker, gli sono piaciuti, Incredibile. perché erano dei bei film effettivamente d'animazione. Ma sì, ma sono divertenti alla fine. Così come i giochi che ai tempi mi hai regalato, ad esempio Barbie l'esploratrice, l'ho lasciato lì sigillato perché per me è tipo il santo graal. Sì. È un gioco fantastico perché, non so se lo sapete, a me è tipo una specie di Crash. Penso di sì, questo lo sai tu. Sì, Non no, so stavo dire. cercando di fare un paragone, Ok. è tipo Crash, vai in giro per la mappa tutta dritta, cammini, devi raccogliere tipo i frutti. Sì, è un tutte clone. queste cose qua, sì, Sono è una quei cloni specie. di Crash che facevano una volta. Esatto, però era fatto bene, perché era Certo. proprio, cioè avevano fatto una cosa che si chiamava Barbie Software, una cosa del genere, quindi erano proprio dei giochi di Barbie fatti proprio di proposito per quei Sì. anni, che erano anche alle volte congruenti ai film. E quindi questo l'ho visto per 2 euro, ho detto non l'ho mai giocato, però lo voglio a sto punto per anziché portarmi 2,50 euro indietro a casa, che non Sì, ho un cazzo di senso, anche che sembra che tipo una siamo cosa fatti da il poveri. viaggio, vabbè che doveva andare a fare la spesa. Sì, però Pazienza. ci siamo passati, ho detto, vabbè dai, prendo Poi tra questo. l'altro questo vale sui 20-25, hai detto, Sì, 20 ma euro. su eBay, poi vai su Vinted e vale 5 euro. Vabbè, comunque ragazzi, cioè, bisogna sempre attenersi ai prezzi di eBay, perché effettivamente i prezzi di Vinted sono del mercatino dell'usato sotto casa, cioè molto spesso ci sono cose che hanno un valore gigante, ma che in realtà tipo le mettono a prezzi stracciati, come una cosa che poi vi faremo vedere. E adesso è arrivata G con la Barbie, attenzione. Sì, sono andata a prenderla. Così facciamo una cosa complessa di quel negozietto. Allora, facciamo un po'. Vabbè, sì, ci entra. Spostiamo tutto. Mica posso metterla così, no? No, la abbassi un po' di più. Ecco. Allora tu mi dici che cazzo mi fai vedere la Barbie? Non mi interessa, te la guardi perché questa è una Barbie che vale tipo sui 30-35 Mi immagino euro. OBS in questo momento.
Vale sui 30-35 euro, io l'ho trovata a 8 euro ed è anche questa appunto una Barbie dei tempi 2000 che nasce da un cartone animato che sarebbe Barbie Raperonzolo, quindi è bellissimo. Ho detto per 8 euro la prendo, è inutile che la lascio lì, l'ho pulita, io ho fatto lo shampoo, tu mi dici ma che cazzo fai? No, Vabbè, era sporca, sporchissima, cioè, ci sta. quindi io gli ho aggiustato i capelli, ho fatto una coda perché l'acconciatura non sarebbe questa, quindi insomma questa è bellissima. Ma poi è bellissima, stupenda, veramente. Cioè, Poi manca la scatola, ma non mi interessa l'hai perché ormai... pagata tipo 8 euro. Sì, Cioè, trovarla con la scatola è impossibile, cioè 8 euro è stupenda. buono come prezzo. Sono insomma. contenta. Ma hai visto che valeva tipo 40 euro, 30 euro? 35, 40. Quindi cazzo. Mi sta bene ovviamente. Vabbè, questa comunque è messa bene. Sì. Se la molto pulisci è bene. messa bene. Sì. Per come l'abbiamo trovata non è che fosse messa benissimo. Prossimo giochino. Sì, Tieni. questo è un gioco che mannaggia a tutto. È già la seconda volta che compriamo. Sì, allora la prima Vuoi volta o non l'avevamo vuoi? trovato in un lotto, avevamo deciso di tenerlo, poi l'abbiamo provato e non funzionava. Benissimo. E quindi ce ne siamo sbarazzati. C'ero rimasta male perché mi sembrava un gioco abbastanza interessante. E come ce ne siamo sbarazzati? Non lo raccontiamo perché non Abbiamo va bene. fottuto qualcuno di grosso. Vabbè, comunque. No, vabbè. Game Life, se ci ascolti. No, non si Vedo può che non noi. c'è più, quindi vuol No, dire che l'hanno venduto. l'hanno venduto. Vabbè. Boh, non so chi, però. Quindi l'abbiamo Pace all'anima trovato sua. da Cex a 1,50 euro. E ce lo siamo comprati. Ho detto, GameStop dai. l'aveva valutato 6 euro rotto. E comunque. No, bello che era perfetto, ma non c'era neanche un grafo, però non partiva sulla PSP, non so perché. Boh. Vabbè. Forse era la pazienza. nostra PSP il problema. Dai. Abbiamo questo adesso, dai. Però sembra un gioco molto intrigante. Sì, poi da Ubisoft, quindi boh. Ai tempi Ubisoft era buona. Vabbè, che certo, è non è sviluppato da loro. da Killer Game, che non Sì. è che sia proprio un nome e una fiducia. Insomma. Però, sai com'è? Vediamo, dai. L'avranno ucciso questo gioco, non lo so. Mm. Comunque, prossimo giochino, Brother in Arms D-Day. Incredibile, il D-Day. Vabbè, comunque, gioco che sembra interessante. Beh, vabbè, io sono un fan di Brother in Arms. È una saga che mi è sempre piaciuta, qualsiasi gioco ho giocato. Peccato che fine ha fatto? Boh, non lo sanno nemmeno gli sviluppatori stessi probabilmente. Cioè, se tu glielo chiedi fanno, ma perché l'abbiamo creato Cos'è? noi all'epoca? Ma cosa si mangia? Si mangia? Vabbè che poi ormai si sviluppa... È sempre Ubisoft, so che c'è sto bollino in mezzo. È della Gearbox Software che penso Boss, che... Gearbox, mai sentito? no? Gearbox? Vabbè, va bene lo stesso, ragazzi, è caldo che ci uccide il cervello. Gearbox Software, penso che non esista più questo studio, Tanto ormai ne falliscono 2 al giorno, quindi... Non ne ho idea, sinceramente. Ne nascono una all'anno, ma ne falliscono 2 al giorno. Incredibile. Siamo troppo avanti. Prima o poi arriveremo che svilupperanno i giochi la Coop, la Conad e la Lidl. Vabbè, che comunque non fa male, costano poco. Meno quello. Almeno la Lidl e l'Eurospin sicuro. Iron Man 2. Iron Man con l'H davanti. Iron Man 2. Me l'ha fatto notare lui in negozio perché io non l'avevo completamente visto. E mi fa: lo vuoi? Va bene, che ti dico di no, amante di Iron Man. È il mio supereroe, chiamiamolo così, preferito della Marvel. E quindi ho detto sì, recuperiamo. Tanta roba comunque. Iron Man è la vita mia. Sì. Bellissimo. Bellissima saga cinematografo. E poi vabbè, gioco che non so come sia, però Sicuramente è bello. ma è il primo? Più che altro? Staremo a vedere. Vedremo dove lo troviamo. lo Tanto la compriamo. trama la sappiamo bene o male. Sì, io la conosco a memoria. Quindi sono a ormai posto. sti cazzi del Sì, primo, sì, secondo, sì. terzo. Vabbè, adesso mettiamo tutto da parte. Sì, via sta merda di roba. No. Allora, questo è per te. Questo È me l'ha arrivato- regalato G. Fresco di giornata. Guarda che Doveva arrivare per il nostro anniversario, però purtroppo chi l'ha spedito in ritardo. E vabbè, E quindi è arrivato oggi. ce ne faremo tutte le Auguri, ragioni. amore. Grazie, gentilissima. Comunque, Hopper con la tuta Biohazard, perché appunto chissà sa, Esatto. è bellissimo. Cioè io, uno dei miei personaggi, se non il mio personaggio preferito della serie di Stranger Things. Stranger Things, esatto. Stranger? Sì. Va bene, comunque, scusate il mio inglese maccheronico, però regalo fantastico, poi è bellissimo, c'ha questa teca davanti agli occhi, Dio santo, che è veramente È bellissima. bellino, sì. E niente,
Questo E è. niente, adesso vi spiego perché io l'ho comprata. Perché quando stavamo guardando la serie TV, adesso ti faccio fare brutta figura. Non sei Brutta più figura. non sei un uomo macio. No, Brutta? sto È scherzando. una bella figura. Ma certo, assolutamente ecco, si vedi? scherzava. Raga, si è messa a piangere perché certo. in una stagione, non facciamo spoiler, è successa una cosa. Lui si è messo a piangere per Hopper. Non facciamo spoiler. Si è messa a piangere per Hopper, ma come un bimbo. Mi ha fatto tenerezza. Ho detto, sai che ti dico? Gli compro questo, ho trovato cosa fargli. Uno dei tanti regali. Sicuramente ho pianto perché era una cosa bellissima, felicissima. Sì, ci sì, mancherebbe. Non perché era decisamente. triste, ci mancherebbe. Non è spoiler, ragazzi, non succede niente a Hopper. Lo vedi in faccia e piange. È brutto? No, poverino. No, però veramente, cioè, un momento tragico, ma che poi si è ripreso quel momento, fortunatamente. Perché io stavo già bestemmiando tutti i Sì, santi. non dalla voleva mattina. più andare avanti con la Ho serie. detto no, ma io guardatela tu, io non ce la faccio. E invece, niente. Comunque, false E speranze. quindi eccolo qua, insomma, ecco, per tagliare corto. Sì, tagliamo corto, niente spoiler. Siamo qui. E poi c'è un altro regalo Poi che c'è ti ho questo fatto qui, io. che questo fa, è un po' fuori in realtà dall'anniversary edition, perché questo di qua, raga, questo me l'ha regalato fa Blinker, e me l'ha regalato perché prima ho comprato un calcino, non so come si chiama effettivamente. Sono quelli piccoli da tipo Subuteo, ma Sì, è una cosa però del genere. non a campo aperto, ma quelli proprio a campo chiuso, piccolini. Che ci sono i giocatori Con le la mollette, molla, sì, con con la molla, pallina, sì. devi far gol praticamente. E praticamente mi fa, chi prima arriva a 10 partite vinte Meglio deve alloggia. fare il No. regalo, cioè riceve il regalo dall'altro. Raga, lui convintissimo di vincere, secondo Ma me. non è vero, secondo non ero me per convinto. questo, secondo me per questo aveva detto sta cosa. Alla fine ho vinto io, ho vinto 10 partite, lui ne ha vinte solo 3. Ecco, quindi adesso tu ti sottometti perché devi ammettere che sono più forte di te. Spoiler, non pensavo di vincere. Comunque di base era un divertimento, un gioco, e ha vinto lei. E probabilmente vincerà ancora lei, quindi dovrò Sì, fare perché altri regali in questi mesi. Sono straforte. Quindi se mi guardate, se mi vedete sotto un ponte, se non carico più video perché sono sotto un ponte. Nel caso non serve che vi abbonate, tanto sono sotto a ponte, quindi cioè, non vedrei gli abbonamenti. E quindi niente, a posto. Vi saluto nel caso. Vabbè, Sapete comunque, dove sono comunque? Sotto Ma- il ponte dell'Emilia di Romagna. baracca. Comunque. Raga, è bellissimo in quanto io amo Verstappen, lo volevo recuperare da un po'. Anch'io lo amo. in E realtà. per fortuna, sì, adesso sì. Paraculo, mi sono fatto anch'io il regalo in Sì, realtà. sì. Vedete come sono bravo? Eh, Ho perso, ma ho vinto lo stesso. lo volevo comprare da tempo, solo su Amazon quando io andavo a vedere non era mai disponibile. Ora guarda caso l'hanno rimesso, infatti è stranuovo, non ha nessuna ammaccatura né niente, perché mi sa che hanno fatto rifornimento. Ma tu c'hai un altro Funko Pop da far vedere. Cioè? Ma che stai a dire? Quale Funko Pop? Quale? In realtà ce ne sarebbe a due, ce ne sarebbero. Addirittura. Eh. Hai ragione, aspetta, lo vado a prendere. Oggi veramente tutto si è dimenticato, non c'è No, più niente. io te l'avevo detto che l'avevo dimenticato. Aspetta, sto arrivando. Ragazzuoli, allora questo di qua, bellissimo. Aspetta, sposta. Questo di qua. Non te ne andare. Vabbè, dai. Questo di qua, siamo andati sempre nel famoso centro commerciale di Bologna quella giornata. No, Sì. ma che? Eravamo a Forlì. Hai ragione. Bologna. Bravo. Eravamo a Forlì, Qualche raga. giorno prima, in realtà. Sempre un centro commerciale di Forlì. E praticamente mi fa, dai, questo è il primo regalo, perché sapeva che li volevo. Mi fa, questo è il primo regalo per l'anniversario. E ho detto, vabbè, se ci comincia adesso, però mi sa che non ci arriviamo a fine mese, vabbè. E gli ho detto, sì, lo so che non ci arriviamo a fine mese, qual è il problema? E me l'ha voluto prendere perché io lo volevo troppo. L'avevo messo nei preferiti su Amazon, nella lista. Solo che non l'avevo recuperato perché ai tempi, quando c'era il preordine, io avevo preordinato già i 45 Funko Pop di Silent Hill. E quindi ho detto, vabbè, sai che ti dico, mi sto un pochettino ferma, magari lo recupero più avanti. Questo magari... Ed era sia questo che la Lara Croft poligonale. Solo che quella poligonale non c'era, ragazzi. Ho detto, vabbè, la potete preordinare. Vi mandiamo il messaggio quando arriva. Quindi ancora la dobbiamo andare a prendere. Però ci sarebbe anche quella. Però ve la facciamo vedere più avanti negli Sì, acquisti tanto classici. non è un problema. Però sapete che c'è pure quella. Però, cioè, è bellissima, è stupenda. Quella poligonale secondo me sarà molto più bella perché è la classica, cioè sai com'è. Però guardate che saporita. Bellissima, veramente stupenda. Saporita proprio. Capito? Saporita. Siete tutti siciliani, mi capite. Termine Vabbè. italiano, Sì. specificatamente. Vabbè. Ora passiamo al tema Primark. Sì. Perché qua è un tema importante. Sempre sì. centro commerciale Gli di ultimi- Bologna, di Casalecchio. Ultimi 3 acquisti, ragazzuoli, e vi lasciamo in pace. Allora, uno è questo, che è un cuscino classico semplice Di Toy Story 5. di Woody. No, Toy Story, basta. No?
Sì, Non è vabbè, 5 in realtà. sarebbe Toy Story 5 perché appunto è uscito da pochi giorni, è uscito il film nuovo. Esatto. Ancora dobbiamo vederlo, però visto che c'era questo l'ho voluto prendere perché insomma io un po' amante anche di cuscini, di bellezza, ecco, estetici, Mhm. quindi ho detto lo recupero perché ci sta. Ma poi è bellino. Volevo recuperare anche altro, ma purtroppo non erano disponibili tipo tazze e cose del genere. Non c'era niente. Mi sono cioè, nel accontentata senso- di questa E poi mi sono accontentata sì e no di questa la Deadpool. maglietta di Deadpool, che in realtà volevo prendere quella di Wolverine, solo che sono andata a provare la misura, non mi entrava bene, volevo prendere quella più grande, la misura più grande non c'era la S. Cioè, purtroppo C'era SM, basta. rimanevano solo 2 misure, quindi ho detto vabbè pazienza. Ci accontentiamo di Deadpool, che comunque va bene, dai. Bellissima, stupenda. È stupendo. Dietro c'è qualcosa, tra l'altro. No, È vuota, vero? è vuota, sciatta. Adesso per gli amici metallari siamo rimasti alla fine video con una sorpresina. Bellissima. Ma Ecco. non far cadere il telefono. Aspetta un secondo, ho fatto una cazzata. Allora, ecco qua. Tolgo questa, dai. Se no va a intaccare tutto. La maglietta dei Korn. Guardate che bella che è. Cioè, che figata è. Dell'album Follow the Leader, tra l'altro. C'è anche il dietro. C'è anche il dietro, sì. Ho fatto sta partnership. Ho visto questa maglietta, ho detto perché no? Cioè, tanta roba. Bellissima, veramente molto molto bella. Sei contento? Sono molto contento. Me l'ha presa G per l'anniversario. Che poi voi direte: quante cazzo di cose avete preso? Un Sì, botto. ma in realtà abbiamo speso anche poco, Sì. perché sono tutte cose da 3, 4, 5 euro. Sì, effettivamente sì, se andiamo a fare A un parte i calcolo, Funko Pop, cioè. è costato poco, sì. Allora ragazzi, questo è tutto, non è vero, ci sono anche le altre cose ma non ci stanno, io purtroppo qua abbiamo un tavolo che non può essere grande quanto una casa, però abbiamo anche Funko Pop, le varie magliette, Barbie e il cuscinetto di Toy Story, Sì. però fateci sapere qual è il vostro acquisto preferito di questa Anniversary Edition e di qualcosa pure tu, no? Ma che devo dire? Ti posso dire il mio pezzo preferito? Se non penso che non esista in realtà in tutta questa roba. C'è un po' too much. Onestamente non so che dirti. Cioè, probabilmente ti direi... Il mio ti dico già che è di Unit Drift Racing. No, scherzo. Per sapere No, il mio è Hopper a mani basse, mi dispiace. che lecchino. No, però è vero, come le Lo so. No, allora io molto probabilmente forse dico il Funko Pop di Lara Croft. Tutte cose che non sono qui, tra l'altro. Sì, perché non ci entrano, però direi il Funko Pop di Lara Croft perché forse sono un po' nostalgica, non in quel modo, però passa il braccio. E Scusate. forse di giochi, non lo so, ti direi a sto punto Iron Man tra tutti questi. Io dei giochi ti direi GP Classic Racing finché non lo giochiamo. Poi magari cambierò totalmente idea e lo trovate su Vinted in vendita perché non ci piace tanto. Può essere. Però vabbè, Ti preoccupare, va tutto bene. staremo a vedere. E niente, fateci sapere la vostra, cosa ne pensate. Tanti auguri a noi e niente. Auguri. Ciao. Ciao.